Parla! Perché non parli? Urlò Michelangelo dando una martellata al suo Mosè. Questa è la romantica leggenda che riassume però la frustrazione che assillò gli artisti per secoli e che in fin dei conti è lo stesso rammarico che provano alcuni visitatori quando davanti a una scultura, a un dipinto esposto nei musei sussurrano: gli manca solo la parola. La principale finalità dell'arte figurativa è stata comunque sempre quella di parlare per immagini. E quanti libri, quanti studi sono stati fatti appunto per interpretare il vasto repertorio delle espressioni dei volti, delle posture dei corpi, della gestualità che caratterizzava i personaggi, delle storie messe in scena appunto dagli artisti del passato. In pratica erano dei cantastorie di altissimo livello, non molto lontani da quelli che giravano per paesi fino alla prima metà del Novecento. Ma i pittori e gli scultori non commentavano con la voce e con i gesti le loro immagini. Già, la voce e quindi il suono. Ecco ciò che manca alle opere d'arte. In alcuni casi, soprattutto nel Medioevo, si ricorreva a dei veri e propri fumetti, fumetti ante litteram, scrivendo proprio sui dipinti le frasi simbolo tratte dalle scritture e che caratterizzavano l'episodio rappresentato. Per esempio, Ave piena di grazia nell'Annunciazione, oppure Lazzaro vieni fuori nell'episodio della risurrezione di Lazzaro. Per gli artisti non era difficile trasmettere la galleria dei sentimenti attraverso le espressioni dei volti. Un gioco semplice da attuarsi se consideriamo quanto elementari siano i famosi emoticon, quelle che noi chiamiamo le faccine, quelle che usiamo sul cellulare quando dobbiamo commentare qualche nostro messaggio. In realtà è un gioco molto semplice: 2 puntini e una linea per la bocca e il gioco è fatto. Quindi sentimenti come la paura, la tristezza, la gioia andavano ad integrarsi con le posture dei corpi per significare la precarietà dell'equilibrio o la dinamica della corsa, ma non era impresa facile quella di evocare la colonna sonora che accompagnava il racconto di quegli avvenimenti. E come riuscire a far percepire, per esempio, il fragore, il frastuono di una battaglia o come riuscire ad evocare il suono delle campane di una chiesa. Va bene, ma comunque, allontanandoci dall'enfasi delle rappresentazioni storiche e religiose, l'identico problema si presentava nei confronti dei suoni della natura, per esempio nei dipinti en plein air, gli impressionisti, eccetera, eccetera, come ad esempio il frusciare delle foglie, le foglie agitate dal vento, i tuoni, i lampi di una tempesta, il cinguettio degli uccelli, il gorgogliare dell'acqua dei fiumi o il frangersi delle onde del mare. Per quanto impegno potessero mettere in campo gli artisti, alle loro immagini mancava sempre il sonoro e la progressione del movimento. E questo ben lo sapevano i futuristi, i quali, per evocare il dinamismo del movimento, riproponevano la stessa forma accostata in diverse posizioni, mentre
Per il sonoro si lanciavano nelle famose sillabazioni onomatopeiche, no? Come il ta 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 della mitragliatrice, za, boom, tum dei cannoni. In pratica gli stessi fonosimboli che caratterizzeranno in seguito i fumetti. Erano comunque tutte esperienze che mai poterono raggiungere l'immediatezza della settima arte, il cinematografo. Attraverso l'evoluzione dal muto al sonoro, finalmente il cinema compendiò tutte le esigenze che per lungo tempo avevano reso approssimativi gli sforzi degli artisti, ma il cinema non aveva nulla a che fare con la pittura. L'unico che nella storia dell'arte riuscì nell'intento di ottenere attraverso la pittura anche il movimento e il suono fu Walt Disney, proprio lui. Nel vedere e rivedere i suoi capolavori d'epoca, non ci si stanca mai, si può apprezzare la grande sapienza estetica e la sconfinata capacità tecnica sua e dei suoi collaboratori. Sono veri e propri esercizi di alta artigianalità che non può non rimandare alla prassi del rigore esecutivo delle botteghe d'arte, quelle antiche. E non è difficile immaginare con quanta attenzione si dovessero stendere i colori, così da farli risultare compatti, coprenti, senza correre il rischio di far rimanere scoperta anche una minima parte dell'immagine che si stava trasferendo sul foglio di plastica che serviva per le animazioni. È noto che alla fine del famoso lungometraggio del 1937 Biancaneve e i Sette Nani ci si accorse di un certo pallore un po' troppo evidente presentato da Biancaneve lungo lo scorrere delle immagini, ma ormai la pellicola era stata definitivamente sviluppata e dunque era impossibile correre ai ripari. Invece l'intuizione e il pragmatismo squisitamente femminile della segretaria di Walt Disney risolse il problema. Ebbe un'idea geniale: sottoporre tutti i fotogrammi che riguardavano Biancaneve ad un make-up in post-produzione. Esatto, quindi prese del fondotinta dal suo beauty case, prese la lente di ingrandimento e con un minuscolo pennello iniziò ad applicare il fard sul viso di Biancaneve con infinita pazienza, fotogramma dopo fotogramma. Certo, rivedendo con attenzione il film, si nota come, nonostante gli sforzi e l'attenzione della volenterosa segretaria, i pomelli rosa sul viso di Biancaneve appaiano impercettibilmente traballanti, e questo per problemi di mira, essendo molto difficile cogliere a mano libera sempre lo stesso punto sulle guance di Biancaneve. Ma certamente a quella brava segretaria non si poteva chiedere di più.